Benvenuti a tutti gli amanti del gossip e delle notizie dal mondo dello spettacolo. Oggi vi portiamo dietro le quinte del glamour internazionale, dove le stelle più brillanti del cinema e della televisione vivono momenti indimenticabili. Preparatevi a scoprire tutti i dettagli esclusivi, i look mozzafiato e i segreti che solo noi possiamo svelarvi. Mettetevi comodi, perché il viaggio nel mondo scintillante delle celebrità sta per iniziare. Kerem Bürsin nel film di Nuri Bilge Ceylan. La mossa shock che ha scosso il cinema turco quando la TV incontra l'arte d'autore e il mondo del cinema turco è in fermento dopo una notizia che pochi avrebbero osato prevedere. Kerem Bürsin, l'attore glamour che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo con Sen Kal Kapimi, Love is in the air, si unisce al cast di Yorgan Güneş, Il sole è stanco, il nuovo film di Nuri Bilge Ceylan. Il regista pluripremiato con la Palma d'Oro che rappresenta l'elite intellettuale del cinema. D'autore turco. È come se due mondi completamente diversi, quello delle serie televisive romantiche di massa e quello del cinema d'arte contemplativo e profondo, stessero per collidere in un esperimento audace che nessuno aveva visto arrivare. Il regista che ha conquistato Cannes incontra la star della TV romantica per comprendere la portata rivoluzionaria di questa collaborazione. Bisogna prima capire chi sono questi due protagonisti e quanto siano apparentemente incompatibili i loro universi artistici. Nuri Bilge Ceylan non è semplicemente un regista turco di successo, è una leggenda vivente del cinema d'autore mondiale. Con film come Uzak, Lontano, Bir Zamanlar Anadolu'da, C'era una volta in Anatolia, Kiss Uykusu, Letargo e Ala Tagaci, Il pero selvatico. Ceylan ha vinto praticamente ogni premio prestigioso che il cinema può offrire, compresa la Palma d'Oro a Cannes non una volta, ma più volte. Il suo cinema è caratterizzato da lunghe inquadrature contemplative, dialoghi filosofici profondi, ritmi narrativi deliberatamente lenti che richiedono pazienza e concentrazione, e un'esplorazione spietata della psiche umana in tutta la sua complessità e contraddizione. I suoi film non sono mai ambientati in Istanbul glamour o in location esotiche piene di azione. Sono storie che si svolgono negli altopiani anatolici desolati, in piccoli hotel di provincia dove il tempo sembra essersi fermato, in paesaggi innevati dove il silenzio parla più forte delle parole. Non ci sono showdown drammatici o risoluzioni soddisfacenti, solo la vita umana in tutta la sua ambiguità dolorosa e bellezza malinconica. Kerem Bürsin, dall'altro lato, è l'epitome della star televisiva contemporanea. Bello, carismatico, con quel sorriso che illumina lo schermo e quella presenza magnetica che fa battere il cuore a milioni di fan. La sua carriera è stata costruita su commedie romantiche televisive dove interpreta uomini affascinanti che si innamorano di donne bellissime, dove ci sono baci appassionati sotto la pioggia, dichiarazioni d'amore con violini di sottofondo, e quel tipo di happy ending che lascia il pubblico con un sorriso soddisfatto. Sen Kal Kapimi, in particolare, lo ha trasformato in un fenomeno globale. La serie è stata trasmessa in oltre 50 paesi, generando fan club in Spagna, Italia, America Latina, Medio Oriente. Kerem è diventato una celebrità riconosciuta internazionalmente, con milioni di follower sui social media che seguono ogni suo movimento, ogni outfit, ogni nuova foto. Ma ora, questi due mondi stanno per incontrarsi. Yorgan Güneş. Il primo film estivo di Ceylan, Yorgan Güneş, rappresenta già una partenza significativa per Nuri Bilge Ceylan anche prima dell'annuncio shock su Kerem Bürsin. È la prima volta nella sua illustre carriera che il regista sta scrivendo un film ambientato in estate. I suoi lavori precedenti sono stati quasi universalmente associati all'inverno, paesaggi innevati, cieli grigi, quella particolare qualità di luce fredda e desolata che sembra permeare l'anima dei personaggi. Ma Yorgan Güneş si svolge in una cittadina costiera turca durante i mesi estivi. Immaginate il contrasto. Invece della neve e del gelo, avremo il sole abbagliante del Mediterraneo, le acque turchesi che brillano, le spiagge dorate, invece del silenzio ovattato dell'inverno.
Avremo il suono delle onde, il canto delle cicale, le voci dei turisti estivi. Secondo le informazioni circolate nei media, la trama segue Sabri, un uomo che vive una vita grigia e isolata ad Ankara, la capitale burocratica della Turchia, quando sua figlia Daphne lo invita a visitarla nella cittadina costiera dove vive. Sabri accetta, sperando di trascorrere tempo tranquillo con sua nipote e forse trovare un po' di pace lontano dalla monotonia della sua esistenza quotidiana. Ma quella che inizia come una semplice vacanza in famiglia si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro e complicato. Vecchi rancori sepolti da anni iniziano a emergere. Tensioni non dette tra padre e figlia vengono finalmente portate alla luce. C'è una resa dei conti emotiva in corso, non il tipo di confronto drammatico e catartico che si vede nelle soap opera, ma qualcosa di più sottile, più doloroso, più reale. È il tipo di storia che Ceylan fa meglio. Relazioni familiari complicate, comunicazioni fallite, il peso schiacciante del passato che si rifiuta di rimanere sepolto, e quella particolare forma di sofferenza silenziosa che caratterizza così tante vite umane. Il cast già impressionante prima di Kerem, anche prima dell'annuncio shock su Kerem Bürsin. Il cast di Yorgan Güneş aveva già generato enorme interesse e anticipazione. Pinar Deniz, che interpreterà Daphne, è una delle attrici più talentuose e rispettate della sua generazione. Conosciuta per ruoli in serie televisive di qualità come Vatenim Sensin e Yargi, Pinar ha dimostrato ripetutamente la sua capacità di portare profondità emotiva e autenticità a personaggi complessi. La sua presenza in un film di Ceylan è vista come una conferma del suo status di attrice seria, capace di transitare dalla televisione al cinema d'autore. Altan Erkekli, veterano del palcoscenico e dello schermo, interpreterà Sabri, il padre. Erkekli è un attore di formazione teatrale classica, noto per la sua capacità di trasmettere emozioni complesse con sottile maestria. In un film di Ceylan, dove le performance devono essere naturalistiche ma cariche di significato non detto, Erkekli è la scelta perfetta. Osman Sonant, attore di teatro rispettato, completa il cast principale. La sua presenza suggerisce che Yorgan Güneş manterrà quella qualità teatrale, dialoghi densi, performance sfumate, attenzione meticolosa al sottotesto che ha caratterizzato i migliori lavori di Ceylan. Era già un cast impressionante che prometteva un film potente. E poi è arrivata la notizia bomba. L'annuncio shock. Kerem Bürsin si unisce al cast secondo quanto riportato dai media. Kerem Bürsin si è unito al cast di Yorgan Güneş, l'attore, che secondo le fonti si trova attualmente negli Stati Uniti per discutere nuovi progetti internazionali. Ha apparentemente concluso le negoziazioni con Nuri Bilge Ceylan e si è impegnato per il film. La reazione immediata nel mondo del cinema turco è stata una miscela di shock, scetticismo e curiosità intensa. Sui social media, critici cinematografici, cinefili e fan hanno iniziato immediatamente a dibattere. Kerem Bürsin in un film di Nuri Bilge Ceylan? Davvero? Come funzionerà questo? Ha twittato un critico cinematografico. O è un colpo di genio o sarà un disastro totale? Non vedo vie di mezzo, ha commentato un altro. Finalmente Kerem avrà la possibilità di dimostrare che può fare più che sorridere in commedie romantiche, ha scritto supportivamente un fan. Questo è l'equivalente cinematografico di vedere Brad Pitt in un film di Terrence Malick. Aspetta, quello è già successo e ha funzionato brillantemente. Forse c'è speranza, ha osservato un cinefilo ottimista. Perché questa collaborazione è così sorprendente per capire perché l'industria cinematografica turca è così sconvolta da questo casting. Bisogna comprendere quanto siano diversi i mondi di Ceylan e Bürsin. I film di Nuri Bilge Ceylan richiedono un tipo di recitazione molto specifico. Non c'è spazio per affettazione o performance esagerate. Gli attori devono essere in grado di trasmettere emozioni complesse attraverso le espressioni facciali più sottili, il linguaggio del corpo quasi impercettibile, lunghi silenzi carichi di significato.
Le scene possono durare 10 minuti con pochissimo dialogo. La telecamera si sofferma implacabilmente sui volti, catturando ogni microespressione. Kerem Bürsin, per quanto talentuoso, è stato formato principalmente nella recitazione televisiva, dove il ritmo è più rapido, le emozioni sono spesso più esplicite, e c'è meno enfasi sulla sottilità. In Sen Kalkapimi, per esempio, le sue performance erano carismatiche e coinvolgenti, ma non esattamente il tipo di minimalismo contemplativo che Silan richiede. Ma forse questo è esattamente il punto. Forse Silan vede in Kerem qualcosa che altri non hanno visto, un talento grezzo che può essere modellato e diretto verso qualcosa di completamente diverso da ciò che ha fatto prima. Il ruolo di Kerem. Speculazioni e possibilità. I dettagli specifici del ruolo di Kerem in Yorgan Güneş non sono ancora stati rivelati ufficialmente, ma questo non ha fermato le speculazioni intense. Alcuni ipotizzano che potrebbe interpretare un personaggio secondario ma significativo, forse qualcuno dalla vita di Daphne nella cittadina costiera, un amico, un interesse romantico, o qualcuno connesso al conflitto centrale tra padre e figlia. Altri speculano che potrebbe avere un ruolo più centrale, forse interpretando una versione più giovane di Sabri in flashback che esplorano il passato della famiglia e i semi dei conflitti attuali. C'è anche la possibilità intrigante che Silan stia specificamente sfruttando la persona pubblica di Kerem, la sua bellezza, il suo carisma, la sua associazione con romance televisive per creare un contrasto deliberato o commento sulla natura dell'apparenza contro la realtà, superficie contro profondità. La trasformazione di carriera di Kerem. Questa mossa rappresenta potenzialmente un punto di svolta radicale nella carriera di Kerem Bürsin. Finora, nonostante il suo enorme successo commerciale, è stato largamente confinato alla televisione mainstream e alle commedie romantiche. Ha milioni di fan, certo, ma non necessariamente il rispetto critico che viene dall'essere riconosciuto come un attore serio, nel senso tradizionale. Lavorare con Nuri Bilge Ceylan potrebbe cambiare questo completamente. Se Kerem riesce a consegnare una performance convincente in Yorgan Güneş, improvvisamente sarà visto in una luce completamente diversa. Non sarà più solo la star di soap opera romantica, sarà un attore capace di tenere il proprio peso nel cinema d'autore più impegnativo. Ci sono precedenti di attori che hanno fatto transizioni simili con successo. In America, George Clooney è passato da ER a lavorare con i fratelli Coen. Brad Pitt da heartthrob televisivo a collaborazioni con David Fincher e Terrence Malick. Questi attori hanno usato strategicamente ruoli in film d'autore per ridefinire come erano percepiti. Kerem sembra stare facendo la stessa mossa strategica. Le sfide che Kerem affronterà, ma questa transizione non sarà facile. Lavorare con Nuri Bilge Ceylan è notoriamente impegnativo. Il regista è perfezionista, richiedendo dozzine di riprese per catturare esattamente la sfumatura emotiva che cerca. Le sue giornate di riprese sono lunghe e metodiche. Gli attori devono essere preparati a immergersi profondamente nei loro personaggi, a esplorare angoli scomodi della psiche umana. Inoltre, Kerem dovrà affrontare scetticismo sia dai fan di Ceylan che dubitano che un attore televisivo possa gestire il materiale, sia dai suoi propri fan che potrebbero essere confusi vedendolo in qualcosa di così radicalmente diverso dalle commedie romantiche che amano. La visione di Ceylan. Perché ha scelto Kerem? La domanda che tutti si pongono è: perché Nuri Bilge Ceylan, che ha accesso praticamente a qualsiasi attore turco che voglia, ha scelto Kerem Bürsin? Una teoria è che Ceylan stia deliberatamente cercando di espandere il pubblico per il suo cinema. I suoi film, per quanto criticamente acclamati, tendono ad avere un appeal limitato, sono visti principalmente da cinefili seri e festival crowd. Casting Kerem, con la sua enorme base di fan internazionale, potrebbe portare un pubblico completamente nuovo al cinema d'autore turco. Un'altra teoria è che Ceylan veda qualcosa in Kerem che altri non hanno visto, un potenziale non sfruttato, una profondità che non è stata testata dalle commedie leggere in cui ha recitato finora.
Oppure, forse Silan sta facendo un commento deliberato sull'industria dell'intrattenimento turca, sulla divisione tra cinema serio e televisione commerciale. E scegliendo Kerem sta sfidando queste categorizzazioni rigide. L'inizio delle riprese e le aspettative. Le riprese di Yorgan Güneş dovrebbero iniziare nell'estate del 2026, proprio in linea con l'ambientazione estiva del film. Si prevede che Kerem tornerà in Turchia nelle prossime settimane per iniziare la preparazione intensiva per il ruolo, workshop di recitazione, prove con il cast e probabilmente tempo significativo con Silan per discutere il personaggio e la visione del film. Le aspettative sono stratosfericamente alte. Questo non è solo un altro film turco, è un evento cinematografico che potrebbe ridefinire carriere, sfidare aspettative e potenzialmente creare qualcosa di veramente speciale all'intersezione tra cinema popolare e cinema d'arte. Per Kerem Bürsin è la sfida della sua carriera. Per Nuri Bilge Ceylan è un esperimento audace. Per il cinema turco nel suo complesso è un momento che potrebbe aprire nuove possibilità su come i talenti attraversano i confini tra diversi tipi di produzione. Solo il tempo dirà se questa improbabile collaborazione risulterà essere un colpo di genio o un esperimento fallito. Ma una cosa è certa: Yorgan Güneş è già diventato uno dei film turchi più attesi degli ultimi anni. E tutto il mondo del cinema guarderà quando Kerem Bürsin proverà a dimostrare che può essere molto più di una semplice star di commedie romantiche. Il sole stanco sta per sorgere su un nuovo capitolo sia per Kerem che per il cinema turco. E noi saremo tutti lì a guardare. E anche per oggi è tutto. Spero che questa storia vi abbia emozionato e intrattenuto quanto ha emozionato noi nel raccontarvela. Se non volete perdervi neanche un momento di gossip esclusivo, di red carpet stellari e di notizie bollenti dal mondo dello spettacolo, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Condividete questo video con tutti gli amanti del gossip che conoscete e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Ci vediamo prestissimo con altre notizie esclusive dal mondo delle star. Un abbraccio a tutti e stay tuned per il prossimo scoop.